Nella seconda pagina di questa sera parliamo di un milionario, forse di un miliardario, che vive in una bellissima villa a Porza. È nigeriano, si chiama Kola Aluko e è arrivato in Ticino esibendo appunto grandissime ricchezze. Nessuno sembra essersi chiesto da noi quali sia, da dove vengano questi soldi. Maria Roselli e Marco Tagliabue invece se lo sono chiesti. E andando a vedere da dove arriva questa fortuna, si può dire senza rivelare troppo che si sono accorti che chi fugge da certe situazioni viene in Ticino e in Svizzera alla ricerca di un porto sicuro. Siamo giunti a questa conclusione. Una parte dei profitti della vendita del petrolio nigeriano veniva incassata dallo Stato. Ma alcune di queste concessioni petrolifere sono state cedute alle società private Atlantic Energy e Seven Energy. In questo modo i soldi che lo Stato doveva ricevere sono finiti in mani private. Questi accordi sono incostituzionali ed illegali. Ho provato un paio di volte a telefonare alla famiglia Aluko, ma non sono riuscita a sentirli, quindi ho pensato di venire personalmente perché vorrei chiedere un'intervista al signor Aluko. Lei mi sa dire se è in casa o non? Il signore no. Il signore no. Il signore no. Comunque posso chiedere. È ancora inverno quando mi metto alla ricerca di Kola Aluko. L'imprenditore del petrolio, ricercato dalla magistratura nigeriana e britannica, accusato di aver trafugato e riciclato i proventi dei pozzi petroliferi del suo paese, assieme alla ministra del petrolio nigeriana Diezani. Ma Kola Aluko vive tranquillamente da un paio d'anni a Porza, in questa lussuosa villa d'epoca con vista a mozzafiato sul lago di Lugano. E contro di lui, in Svizzera, non c'è alcun procedimento penale. Ho chiesto a una persona, mi ha detto nessuna intervista per ora, riferirà magari a chi di dovere, se mai Dobbiamo ripassare? o provate in altri momenti oppure Ma non ha una specie di segreteria? tutto non è gestito qua, è quello il punto. Ed è gestito dove? Non ve lo dico, ma non è gestito qua. Non è qua. Non è qua. Mettiamo qua. E non è neanche tanto semplice trovarlo. Mettiamola così. Dozzine di società offshore, classica vita da jet set, amico fedele di star hollywoodiane, yacht nei Caraibi, ville e appartamenti tra Los Angeles e New York e la passione per le auto da corsa. Eccolo in tenuta da gara, un sogno realizzato grazie alla scuderia Kessel di Grancia, per la quale ha corso sui grandi circuiti internazionali. Ma Kola Aluko le Ferrari non solo le guida, le colleziona. Nel garage della Kessel a Lugano ne avrebbe una dozzina, anche di Formula 1, per un valore di diversi milioni di franchi. Ma anche qui, bocche cucite. Mi scusi, mi tolgo una curiosità, ma una Ferrari come questa quanto costa? Questa nuova costava 1.200.000 euro. 1.200.000. Ma allora una di Formula 1 quanto costa? Possono andare da 1 milione di euro a 4 milioni. 4 milioni, mamma mia.
Siamo fieri di annunciarvi che la nostra compagnia è riuscita ad aumentare in modo considerevole le ore di volo. Questo è stato possibile anche grazie all'impegno del nostro nuovo partner, il signor Kola Aluko. È nel 2012 che viene reso noto un primo investimento del miliardario in una compagnia svizzera. Con 60 velivoli e scali in tutti i paesi del globo, VistaJet è la più grande flotta privata al mondo. All'aeroporto di Agno, dove sono andata a chiedere notizie dell'imprenditore di Porza, trovo conferma che atterra regolarmente con i voli di VistaJet. La sede legale di questa compagnia aerea per anni è stata in questo anonimo caseggiato alle porte di Zugo. Ma quando arrivo, scopro che la società ha appena preso il volo per installarsi sull'isola di Malta. Insomma, anche qui, di Kola Aluko, nessuna traccia. Il grande vantaggio di VistaJet è la loro capacità di focalizzarsi sui bisogni delle diverse regioni e il fatto che abbiano avuto delle esperienze nel Medio Oriente e in Malesia e siano riusciti a fare servizi ad hoc per quella clientela. Per la Nigeria è la stessa cosa. Ma il core business, l'affare maggiore di questo imprenditore miliardario, resta il petrolio. A lui e ad alcuni soci sono riferibili due società nigeriane, Seven Energy e Atlantic Energy. La seconda, oltre che in Nigeria, ha sede proprio in Svizzera, a Zurigo. Buongiorno, cerchiamo Atlantic Energy. Non ne ho idea. È questa qui sotto? E quella al quarto piano. Ha mai visto qualcuno? No, noi non c'entriamo niente con loro. È questo, vero? Questo piano da quando ci sono io è sempre stato vuoto. È questa la sede zurighese di Atlantic Energy. Nessuna scrivania, nessun computer, nulla che faccia supporre che qui vi sia qualcuno che lavori. Un intero piano di un lussuoso palazzo in riva al lago di Zurigo, che costerà decine di migliaia di franchi di affitto al mese, completamente vuoto. Atlantic Energy? Ma c'è ancora? Ha provato a guardare dentro? Ci sono dei mobili? No, non ci sono dei mobili, ma da quando è che sono andati via? Ma a dire il vero, da quando io lavoro qui non si sono mai visti. Ma da quanto tempo c'è la sede? Da un anno. Hanno qui la loro sede da un anno, ma non ci sono mai. Atlantic Energy, ecco. Sta cercando loro, no? Ogni tanto si vedeva qualcuno parcheggiare. Erano degli africani. Venivano e andavano via subito. Ma ufficialmente non si sono mai trasferiti. Nonostante gli uffici siano a Zurigo, Atlantic Energy è iscritta al registro di commercio di Zugo. Ufficialmente è in liquidazione e Kola Aluko non compare nell'elenco dei soci. Come responsabile figura un altro manager, Oscar Mbeshe. Decido di andare a cercarlo a casa. Mi scusi, cerco il signor Mbeshe. Non lo conosco. Io abito di là. Ok, danke, merci, merci. Kein Problem. Ma quando arrivo, stento a crederci. Il presidente del consiglio d'amministrazione di Atlantic Energy, una società miliardaria, vive in questa modesta casa di periferia. Non c'è nessuno. Vabbè, andiamo via.
Posso chiedervi una cosa? Conoscete la famiglia Mbeshe? Mbeshe? No, mai sentito. Da in Zweiseitenzone. Sì. Ja, ist gut. Merci vielmals. Ade. Good morning. I'm looking for 7 Energy. Buongiorno, cerco 7 Energy. Sono della televisione svizzera e vorrei chiedere se è possibile incontrare qualcuno di 7 Energy. Ma questa è la sede di 7? Sono al posto giusto, vero? Ma almeno mi potrebbe dare il numero del signor Kola Luko? I can reach Mr. Kola Luko. Kola Luko. È a Londra che ha sede 7 Energy, l'altra società petrolifera riferibile all'imprenditore di Porza e ai suoi soci. Ma quella che dovrebbe essere la sede internazionale di una compagnia con un bilancio miliardario non è altro che un piccolo ufficio al 4º piano di una palazzina vittoriana. L'unica persona presente è la segretaria, che, per mia sorpresa, di Kola Luko non ha mai sentito parlare. Ma Kola Luko a Londra ha anche inaugurato una fondazione benefica che porta il suo nome. Nel tentativo di trovarlo, al telefono raggiungo un ex consigliere di questa fondazione. Quelle 2 volte che ho incontrato il signor Luko ho visto una persona che mi ha detto: io voglio farlo perché sono nigeriano e voglio, come dicono in inglese, to give back, quindi per ridare questa mia fortuna o parte della mia fortuna personale in Nigeria per i ragazzi, per i giovani che hanno bisogno. Ecco, questa era la finalità, diciamo, vera, nobile del progetto. Poi io non so cosa veramente ci fosse dietro, come è assolutamente ignorante. Anche questa persona di Kola Luko ha perso le tracce. E come apprendo al telefono, la fantomatica fondazione, con sede legale nel Liechtenstein, si è spenta come una meteora sul nascere, senza aver mai versato una sola sterlina in beneficenza. Questa politica è anche molto corrotta, eccetera. Poi però... appunto, ma poi che tipo di problema c'è stato? Cioè, nel senso che la fondazione è durata solo 1 anno? Credo che quello che sia successo è che la fondazione è, tra virgolette, ha avuto un momento di inaugurazione a Londra, dove credo che quello che sia successo c'è stato un momento di blackout dovuto a questo cambio di governo e a questo scandalo che è successo nell'ambito delle concessioni petrolifere in Nigeria. Prior to 2010, Kola Luko's had a very... Prima del 2010, Kola Luko era un personaggio di basso profilo e con un colpo di bacchetta magica si è poi trasformato in un magnate del petrolio d'alto bordo, grazie ai contratti fatti con 7 Energy e Atlantic Energy. 7 Energy and in Atlantic Energy. Nel centro di Londra incontro l'attivista anticorruzione nigeriano che per diverse organizzazioni non governative ha svolto una meticolosa ricerca su questa vicenda. È stata una sua denuncia alla Procura del Regno Unito che ha fatto puntare i riflettori della stampa internazionale su questo che è ritenuto uno dei casi di riciclaggio più grossi al mondo. 7 Energy was used as a vehicle. 7 Energy in pratica è stata utilizzata per spostare grossi capitali. Il dirottamento in mani private di introiti che sarebbero spettati allo Stato.
E questo tipo di distrazione di fondi non può essere avvenuto senza la complicità di alti funzionari del governo. È dunque ben evidente che Kola Aluko è solo un prestanome. Aluko si presenta quale proprietario e beneficiario di una società di cui in realtà non è né proprietario né beneficiario. L'attivista londinese mi parla di una vera e propria frode che avrebbe preso avvio intorno al 2010, quando la compagnia petrolifera statale nigeriana inizia a cedere le licenze di alcuni giacimenti di greggio a delle società private. I lotti vanno tutti quanti senza alcuna gara d'appalto a Seven Energy e Atlantic Energy, riferibili a Kola Aluko. Il motivo di questa scelta resta un mistero. Atlantic Energy was not performing any function. Atlantic Energy, al momento in cui le furono aggiudicate le licenze, non svolgeva alcuna attività. Aveva solo 2 mesi di vita. Allo stesso modo, Seven Energy era una società di facciata totalmente priva di un chiaro passato finanziario. Inoltre, va detto che queste società non avevano versato alcun compenso per quelle licenze. I proventi derivanti dagli introiti del petrolio avrebbero dovuto andare nelle casse dello Stato, ma tutti questi soldi sono semplicemente stati trafugati. Centinaia di milioni di dollari. Hundreds and millions of dollars. Ci sono 3 pareri legali che confermano l'incostituzionalità e la illegalità di questi accordi. Era il 2014 quando il caso era esploso in Nigeria. In diretta TV, l'allora governatore della Banca Centrale denuncia un ammanco di 20 miliardi di dollari dalle casse dello Stato e punta i riflettori sull'illegittimità degli accordi tra la compagnia petrolifera statale e le 2 società riferibili a Kola Aluko. Le accuse colpiscono in pieno la ministra del petrolio. Ci sono diversi modi per interpretare la legalità o l'illegalità di queste cose. A quei tempi il ministro del petrolio era una donna di nome Diezani Alison Madueke, che ora si trova sotto inchiesta qui nel Regno Unito, proprio per la distrazione di fondi mediante quegli accordi petroliferi e una serie di altri capi di imputazione. Kola Aluko è ritenuto il prestanome della ministra Diezani e di altri funzionari governativi di alto rango, compreso forse Jonathan, l'ex presidente nigeriano. Including possibly Jonathan, the former president. Tornata a Lugano faccio il punto della situazione. La dinamica della vicenda mi sembra di sconcertante banalità e vedrebbe complici la ministra e il suo prestanome per trafugare i miliardi dei proventi dei pozzi petroliferi. Infatti, la compagnia petrolifera nigeriana, controllata dalla ministra, cede 8 licenze a Seven e Atlantic. Il denaro per l'estrazione del petrolio, che un tempo sarebbe confluito nelle casse dello Stato, ora sparisce nei forzieri delle 2 compagnie. Miliardi probabilmente riciclati anche nel nostro paese. Mi chiamo Roselli, sono una giornalista dell'RSI. Sì? È da settimane che aspetto che il sindaco di Porza mi richiami, perché è qui che Kola Aluko risiede e paga le tasse. Ormai non ci spero più. Decido di andare di persona in municipio, che si trova a pochi passi dalla villa del petroliere. Il sindaco non c'è, ma me lo passano al telefono. Io non so fino a che punto lei è informato della questione, perché lo so che non la riguarda personalmente, però riguarda comunque il suo comune, anche perché credo che questa persona, cioè lei mi sta dicendo che voi dovete praticamente rispettare la privacy e
comunque non le interessa nemmeno sapere quello che sta succedendo. Stiamo parlando del riciclaggio di miliardi, non stiamo parlando, cioè io sto parlando di miliardi di dollari. A voi come autorità comunale la cosa non interessa. Va bene, allora io non posso che prendere atto che voi non siete interessati e la ringrazio. We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go the 180. Voglio vedere con i miei occhi l'impatto della corruzione sulla vita della gente. Capire cosa significhi vivere in uno dei paesi più corrotti al mondo, che per anni è stato sistematicamente depredato, dove il lusso dei palazzi dei corrotti mette in ombra la fame di milioni di persone. Non è il mio primo viaggio in Africa, ma l'impatto è sconvolgente. Sulla carta, la Nigeria, così dicono gli economisti, grazie ai suoi giacimenti petroliferi, è il paese più ricco d'Africa. Eppure, 120 milioni di persone, pari al 70% della popolazione, vivono qui con meno di $2 al giorno. Non credo proprio che in un paese ridotto alla fame nessuno si interessi dei miliardi di cola a Luco. La corruzione rende le persone più povere, rende povero ogni nigeriano. Ci toglie l'accesso all'elettricità, facciamo fatica a mettere insieme un pasto. La Nigeria ha addirittura dovuto aumentare il prezzo della benzina. La popolazione ha sofferto veramente e continua a soffrire anche adesso che sono qui a parlare con lei. Ma cosa pensa la gente comune dell'ex ministro Diezani e del suo prestanome Kola Luko? Vengono visti come sciacalli di beni pubblici, persone che hanno depredato le risorse e il denaro del paese a spese di milioni di nigeriani per andare a fare la bella vita all'estero. Li vedono come persone non patriottiche, come persone che si arricchiscono a spese di altre persone che si trovano in estrema povertà. The oil sector will be more corrupt. Il settore petrolifero è il più corrotto. Viene visto come una strada per fare soldi facili. È il lavoro più pagato in Nigeria. Si sono visti stipendi che superavano quelli medi a livello mondiale. Anche alcuni ministri e parlamentari usano questa strada per accaparrarsi i pozzi petroliferi e gli affari, per sé o per passarli ai loro amici. Una persona può diventare ricca come uno Stato, a discapito di milioni di nigeriani. Sarei voluta andare nel sud, nel delta del fiume Niger, dove ci sono i pozzi petroliferi delle società riferibili a Kola Luko. Ma è impossibile. Proprio durante il mio soggiorno, una serie di attentati ha colpito alcuni oleodotti. Del resto è nella capitale che si concentra il potere ed è qui che ha preso avvio questo clamoroso caso di frode e riciclaggio. Da poco più di un anno si è insediato un nuovo esecutivo eletto all'insegna della lotta alla corruzione. Il nuovo presidente sembra determinato a recuperare tutti i miliardi di dollari sottratti da Kola Luko e i suoi soci. Il signor Kola Luko e una cerchia di altre persone e alcune società, presumibilmente società di facciata, sono state accusate di riciclaggio, sottrazione illecita di fondi pubblici e crimini economici contro la Nigeria. Questo è quello che c'è scritto nell'ordine di ingiunzione di congelamento dei beni e che quei beni sono stati acquistati o ottenuti con soldi dello Stato.
Infatti, proprio mentre mi trovo qui, il Tribunale Nazionale Nigeriano emette un ordine di congelamento dei beni di Kola Aluko e di Atlantic Energy sparsi per il mondo, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna e la Svizzera, per $1 miliardo e 700 milioni di dollari. Nell'elenco, per quanto riguarda il nostro paese, figurano tra l'altro dozzine di conti in 4 istituti di credito svizzeri per oltre 67 milioni di franchi, 58 auto di lusso, 3 aerei privati della Bombardier e un terreno di oltre 2000 metri quadri a Montagnola, in Ticino. Collina d'Oro, Montagnola. Questo è un provvedimento del Tribunale riconosciuto in tutto il mondo. È un'ingiunzione di congelamento dei beni. Riguarda i beni in Nigeria e all'estero, quindi anche i beni in Svizzera, ovunque siano, inclusi quelli a Montagnola. Montagnola. Per quanto concerne il caso di Kola Aluko, ci aspettiamo cooperazione nella restituzione dei beni sottratti e portati in Svizzera. Chiediamo anche la restituzione degli investimenti monetari che ha fatto Kola Aluko in Svizzera. Devo ammettere che la Svizzera è stata molto cooperativa, ma vogliamo vedere più collaborazione nella restituzione dei beni senza condizioni. Sì, buongiorno, sono Roselli di Falò. La chiamo perché buongiorno, si ricorda, avevamo parlato per quella questione del signor Kola Aluko che ha comprato da voi dei terreni. Che riguarda... Dalla Nigeria chiamo subito il sindaco di Collina d'Oro. Voglio capire se hanno intenzione di fare qualcosa dopo la richiesta di confisca del terreno di Montagnola. Cioè, non è ancora informata, comunque c'è su tutti i giornali. Ma ne avete discusso in consiglio comunale? Non sa niente, è una questione importante, no? Cioè nel senso che visto che c'è una confisca dei beni anche in Svizzera, cioè... È occupata per Alp Transit. Ok. Vabbè. Uno dei problemi è che spesso ci viene presentato il conto dai paesi occidentali per il recupero dei beni. Ci dicono che ha dei costi. A volte ci sentiamo oltraggiati perché ci chiedono il 20% e anche di più. Come confermato da un rapporto della Banca Mondiale, infatti solo una minima parte dei beni trafugati ritorna ai paesi di origine, perché i paesi sviluppati usano qualsiasi scusa per tenersi il denaro. Indicano conferenze, prendono tutte le giuste risoluzioni, ma non agiscono mai in senso positivo. Penso che sia ora di cambiare rotta. Quando si trattava di fare la lotta alla corruzione, la comunità internazionale per troppo tempo ha fatto finta di niente. La comunità internazionale deve facilitare il ritorno di fondi trafugati. Abbiamo stimato che le attività illecite nel settore petrolifero ci fanno perdere 7 miliardi di dollari all'anno. È il 10 maggio 2016, quando a Londra il presidente della Nigeria, Buhari, partecipa al summit internazionale sulla corruzione. Dal convegno, una volta in più, sono scaturite tante dichiarazioni d'intento. Tra gli ospiti anche il ministro degli esteri svizzero Didier Burkhalter. Ma se i soldi arrivano da noi lo stesso, e infatti continuano ad arrivare,
Dobbiamo fare di tutto in modo che questo denaro sia restituito ai legittimi proprietari, alla gente dei paesi poveri. Che cosa faranno i sistemi finanziari dei mercati sviluppati per assistere la Nigeria nel cercare di recuperare quei miliardi, ma anche nel far sì che una cosa del genere non si ripeta più in futuro? A margine del vertice londinese, incontro un analista che ha studiato a fondo l'impatto della corruzione sull'economia nigeriana. Secondo lui, nelle piazze finanziarie occidentali c'è molta ipocrisia. La riduzione della corruzione farebbe aumentare entro il 2030 il prodotto nazionale lordo medio di $2.000 per abitante. Ma credo che l'interrogativo più importante sia: qual è stato il ruolo del sistema finanziario internazionale in questa vicenda? È difficile trafugare dei capitali da soli. Se alla fine uno vuole avere quei soldi in Svizzera, ha bisogno di partner finanziari che gli facilitino questo trasferimento. E purtroppo credo, man mano che scaviamo in questa vicenda, che ci sono stati troppi partner nel cosiddetto mondo sviluppato disposti a facilitare questi trasferimenti senza aver fatto le necessarie verifiche. Mi sembra appunto che in Occidente non ci sia alcuna volontà politica di indagare sugli intermediari finanziari che hanno collaborato con Seven Energy. C'è un'agenzia della Banca Mondiale, c'è Actis, un fondo che è stato finanziato da quasi tutte le agenzie di cooperazione europee che avevano il dovere di verificare che stessero investendo in operazioni commerciali corrette. Ci sono gravi interrogativi su tutti questi investitori internazionali che hanno investito in Seven Energy. Che cosa hanno fatto per accertare che Seven Energy quei contratti li avesse acquisiti correttamente? Interrogativi seri che ho girato alle agenzie che hanno investito in Seven, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Del resto anche le banche svizzere individuate nell'ordine di confisca non hanno voluto esprimersi. E nemmeno la FINMA, l'ente di controllo elvetico. Pertanto non saprò mai quanti siano i milioni, o più realisticamente i miliardi, riciclati presumibilmente in Svizzera da Kola Aluko. Buongiorno, sto cercando un terreno di circa 2000 metri quadri, molto grande. Deve essere stato venduto qui a Montagnola, ad un petroliere nigeriano. Mi sapete dire quale potrebbe essere, grosso modo? A Montagnola. Per fortuna che c'è gente che c'ha soldi che può spendere. Che comprano e vendono, speriamo che... Vero. Tu senti dove chi a Montagnola? Hanno detto che è enorme, non troppo lontano dalla scuola americana. 50 milioni. No, più su. È ormai estate quando riesco ad individuare il terreno acquistato da Kola Aluko a Montagnola. Oltre 2000 metri quadri edificabili, con vista panoramica sul lago di Lugano. Chissà quanti altri investimenti avrà indisturbatamente effettuato nel nostro paese. Nonostante sia giunta una rogatoria internazionale a Berna, contro il petroliere in Svizzera non c'è alcun procedimento. La villa di Porza a fine luglio è stata abbandonata. Al momento di Kola Aluko si sono perse le tracce e anche dei suoi miliardi. È chiaro che deve dare delle risposte.
Se è in grado di difendersi, allora va bene. Ma se non è in grado, la legge seguirà il suo corso e sarà fatta giustizia. Con una parte di quei soldi si sarebbe potuta finanziare l'istruzione di migliaia di nigeriani dalla scuola primaria alla terziaria, senza che spendessero un solo centesimo. Si sarebbe potuto costruire un ospedale di prima classe in ogni stato federale della Nigeria. Avremmo potuto costruire circa 1000 chilometri di strade. Ora vogliamo i fatti. Dovete restituire i beni senza condizioni, aiutare la Nigeria ad uscire dalla povertà. E siamo così arrivati alla fine della puntata di oggi. La settimana prossima parliamo delle rive dei laghi, che in Svizzera sono nelle mani dei privati nella misura del 75%. Beh, una situazione decisamente anomala che qualcuno adesso però è deciso a correggere con delle iniziative che ridiano almeno un po' al pubblico di questo territorio naturale che fino adesso appunto è stato in mano privata per il 75%. Intanto grazie per averci seguito anche questa sera.